Si è appena conclusa la conferenza stampa di Simone Inzaghi e Denzel Dumfries alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Sono tre le notizie principali da analizzare in questo nuovo episodio di oggi. Ben ritrovati allora amiche e amici passioni interisti in questo contenuto in cui partiamo chiaramente dalla prima notizia, ovvero l'annuncio dell'infortunio di Piotr Zielinski, che si è fatto male nella gara contro il Monza e lo abbiamo visto, si era capito fin da subito che non era un problema banale, tant'è che lo stesso Inzaghi in conferenza ha detto che si tratta di un problema importante su cui è arrivato anche il comunicato ufficiale dell'Inter, che andiamo a leggere sul sito, e si parla di una distrazione del gemello mediale della gamba destra, per cui verrà rivalutato nelle prossime settimane. Un muscolo molto delicato, molto particolare, per cui c'è chi aveva addirittura ipotizzato in queste ore che la stagione fosse finita per Zielinski. Così non è, però è uno stop di almeno un mese e mezzo, se non due probabilmente, visto che poi come detto è un problema da cui bisogna rientrare con calma e con attenzione. Significa, dando un'occhiata anche al calendario che condivido, saltare il doppio derby di Coppa Italia, quindi la semifinale di Coppa Italia contro il Milan, e rientrare tra fine aprile e inizio maggio, per cui l'obiettivo Inter-Roma o Inter-Verona più o meno come periodo per il recupero di Zielinski. Quindi un'assenza pesante nel reparto di centrocampo, dove a questo punto diventa quanto mai importante ritrovare mentalmente e anche fisicamente Davide Frattesi, un Frattesi che anche lui ha avuto dei problemi, oltre alle vicende di mercato che sicuramente lo hanno condizionato, che adesso va reintegrato, soprattutto in Champions League, perché in campionato, ecco, chissà che dopo Bastoni, provato quinto e confermato quinto anche nell'ultima gara, Inzaghi non possa riprovare anche Correa da mezzala, che da quello che mi avete scritto nei commenti in queste ore nel finale contro il Monza è piaciuto a molti di voi in questo ruolo inedito praticamente. Lo vedo personalmente difficile, lo trovo difficile come ipotesi di riprovare Correa mezzala. Mi ricorda un po' quegli esperimenti anche che erano stati fatti con Ricky Alvarez ai tempi. Però se vi convince, vorreste rivederlo, scrivetemelo nei commenti e sono curioso di sapere la vostra, ricordandovi anche di cliccare sul tasto iscriviti, visto che stiamo volando verso gli 80.000 iscritti, quindi se non l'avete ancora fatto, clic subito sul tasto iscriviti, così continuate a far crescere il nostro progetto. Nel frattempo, seconda notizia dalla conferenza stampa e da queste ore, Inzaghi ha anche annunciato sostanzialmente che torna Jan Sommer, quindi tra i pali. Martinez ha fatto benissimo fino a qua, però Sommer, lo abbiamo capito, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, tutti soddisfatti, molto bene Martinez, è vero, però Inzaghi aveva fatto capire che Sommer nella sua idea rimane il portiere titolare, quindi già da domani sarà così, già da Inter Feyenoord si riparte con Sommer tra i pali, con questo tutore alla mano dopo l'operazione al dito. La terza notizia invece arriva dal Feyenoord, perché gli olandesi hanno annunciato 3 recuperi che sono tornati tra i convocati: Trauner, Facundo Gonzalez e Reed, che era squalificato all'andata. Ma attenzione, non è stato convocato Igor Paixão, questo esterno che aveva fatto impazzire il Milan e aveva dato molto fastidio anche a noi nella gara d'andata. Era stato schierato un po' falso trequartista alle spalle del nostro Aslani, quindi manca lui, manca anche Osman, che è quello che ci aveva creato più problemi già nei primissimi minuti nella gara d'andata a Rotterdam. È squalificato perché era diffidato ed è stato ammonito, quindi la squadra di Van Persie rimane con tante assenze pesanti, pur avendo avuto il vantaggio nel weekend di non giocare il campionato, visto che in Olanda hanno rinviato le partite delle squadre impegnate in Europa, e su questo Inzaghi ha detto avremmo preferito giocarci alla pari, cioè anche loro un po' più stanchi dalla partita di campionato, però il regolamento lo ha permesso e sono stati bravi loro ad approfittarne. Dovremmo interrogarci anche su questo, anche in Italia evidentemente, fatto, anche se in Italia lo sappiamo, il calendario è talmente compresso e gestito male che diventa impossibile recuperare qualsiasi cosa, tant'è che se oggi viene rinviata una partita di una delle big là davanti e si dovesse arrivare per dire agli spareggi, si giocheranno a luglio, ad agosto, non si sa. Ma a parte questo, tante assenze pesanti per il Feyenoord, le ha anche l'Inter comunque, perché Zalewski rimane fuori e ci riprova per la trasferta di Bergamo con l'Atalanta. Darmian resta fuori, Correa è fuori lista in Champions League come sappiamo. Su Di Marco c'è stata anche un po' di polemica in queste ore, perché la Gazzetta dello Sport, mi sembra in modo particolare, ha scritto che dovrebbe saltare anche la partita di domenica contro l'Atalanta, ma potrebbe poi andare in nazionale durante la sosta. E Inzaghi a questa domanda non ha risposto in conferenza stampa, ha detto ne parlerà l'Inter con le federazioni. Non ci fa impazzire questa cosa, che spremiamo dei giocatori nelle nazionali, soprattutto in un momento così delicato della stagione. In più aggiungiamoci che oggi alla rifinitura Lautaro Martinez e De Vrij non erano in gruppo, erano affaticati, quindi hanno lavorato a parte.
Inzaghi ha detto che ha buone sensazioni per entrambi però, quindi dovrebbero esserci domani, dovrebbero essere impiegabili domani, anche se, lo ripetiamo, oggi erano un po' affaticati e quindi hanno lavorato a parte. Per cui, andando a disegnare la probabile formazione dell'Inter, dovrei avere anche la schermata e ci proviamo. Intanto possiamo dire sicuramente Sommer tra i pali, quindi ci sarà, vado, eccolo, sì, ce l'abbiamo, condivido lo schermo. Sommer tra i pali con Bissac, Acerbi o De Vrij al centro della difesa, questo ballottaggio con Bastoni che dovrebbe ritornare nel suo ruolo di terzo a sinistra, Dumfries confermato a destra, un Dumfries molto carico, molto concentrato accanto a mister Inzaghi, ha parlato della concentrazione, del lavoro che ha fatto sulla concentrazione per prendersi l'Inter e diventare più costante durante tutta la stagione, e lo stiamo vedendo. A sinistra Carlos Augusto, che è entrato benino nel finale col Monza, ordinato, comunque ha rimesso l'Inter un po' sui binari del gioco che conosciamo, con in mezzo al campo quindi attenzione alla possibile sorpresa: Frattesi, Aslani, Mkhitaryan, visto che Zielinski è assente, quindi Mkhitaryan mi sembra abbastanza scontato. Frattesi e Aslani con Barella e Ciala che potrebbero rifiatare, anche se qui in mezzo, dico subito, possono esserci delle sorprese che sapremo nelle prossime ore, nella giornata di domani, quindi teniamoci qualche punto interrogativo. Mentre in attacco siamo praticamente sicuri di Taremi dal primo minuto, perché Taremi è stato menzionato proprio da Inzaghi in conferenza, quindi Taremi sarà titolare. C'è da capire chi ci sarà accanto a lui, quindi uno tra Lautaro, Thuram e Marco Arnautovic che sembra in buona forma, tra l'altro, però potrebbe spuntarla Thuram alla fine, anche se Inzaghi ha detto che da più di un mese sta lottando con un problema, e direi che ce ne siamo anche accorti nelle ultime partite. Vediamo domani quelle che saranno le scelte definitive, con Inzaghi che comunque, se dovesse confermare questo schieramento, andrebbe a cambiare addirittura 7 o potrebbe cambiare 7 o 8 giocatori rispetto alla partita di Monza, quindi è una formazione abbastanza rivoluzionata, senza fare troppi calcoli sull'Atalanta, ma proprio per concentrarsi su questa partita. Anche qua, turnover, non turnover, chiedo a voi nei commenti di farmi sapere cosa è bene fare secondo voi. Nel Feyenoord invece abbiamo detto queste assenze. Dovrebbe giocare quindi Wellenreuter tra i pali con Reed che ritorna dopo la squalifica, Bilen, Ančko e Bueno. Ančko che tra l'altro in settimana ha parlato molto bene dell'Inter, di come squadra, organizzazione e come livello. Moder e Smalla davanti alla difesa, Aj Moussa sulla tre quarti con Sliti e Ivanušić, giocatore che a me intriga molto dal punto di vista tecnico, sono curioso di vederlo alla prova dell'Inter, e Carranza a guidare l'attacco come prima punta sostanzialmente. Si riparte dal 2-0 dell'andata, sperando chiaramente lato Inter, facciamo tutti gli scongiuri di non dover rimpiangere il rigore sbagliato da Zielinski. Vi porto anche l'aggiornamento di Opta, con questo algoritmo che vi facciamo sempre vedere su Passione Inter da anni ormai, dove vengono calcolate diciamo, semplifichiamo molto, le probabilità di passaggio del turno. Non è esattamente così, ma lo semplifichiamo molto, e si prendono tutta una serie di statistiche sul rendimento e il valore delle squadre per cercare di capire, di prevedere che cosa accadrà in questa Champions League, dove l'Inter nel 96,8% delle simulazioni supera il turno e quindi è nettamente favorita dopo il 2-0 dell'andata, chiaramente, ma la particolarità che volevo far vedere è che l'Inter viene messa favorita anche negli eventuali quarti di finale contro il Bayern Monaco, cioè il Bayern Monaco col Bayern Leverkusen è molto probabile che passi il turno, 95%, e l'Inter 96,8% come detto, quindi secondo, se non succedono cataclismi, il quarto di finale di Champions League da questo lato del tabellone dovrebbe essere tra Inter e Bayern Monaco, con il ritorno a San Siro ancora una volta. E in questa doppia sfida, secondo questo algoritmo, l'Inter comunque viene vista in semifinale, qualificata alla semifinale nel 56,4% dei casi. Poi vedremo dopo le due gare di Champions di questa settimana come si risistema questo algoritmo, però in questo momento l'Inter viene vista quindi favorita anche sul Bayern, addirittura è la terza per probabilità di vittoria della Champions, dietro Liverpool e Barcellona. Chiedo a voi se vi tornano queste prospettive, se siete d'accordo. Sono curioso di vedere che approccio avrà l'Inter alla gara di domani, perché parte in vantaggio, ma deve gestire delle energie fisiche e mentali importantissime in vista della gara contro l'Atalanta. Toccherà l'Inter in questa partita le 18 partite nel 2025, quindi l'Inter avrebbe giocato in 2 mesi sostanzialmente già un girone intero di campionato, di fatto, con la media di una partita ogni 3,6 giorni. Stiamo a dei ritmi veramente, veramente folli. Parleremo di questa partita chiaramente nella diretta delle 19:30. Ci sono poi
i temi anche più tattici della partita che approfondiremo. Bisogna parlare anche del weekend di campionato con la Juventus demolita da un'Atalanta che si candida prepotentemente per la lotta a scudetto, e domenica, come detto, c'è la super sfida tra Atalanta e Inter, quindi sarà una grande partita da analizzare. Prima di tutto però testa sul Feyenoord, e permettetemi anche in chiusura un saluto, ecco, nel mio piccolo, al giornalista interista Elio Corno, che purtroppo nelle scorse ore è venuto a mancare, quindi ci dispiace tantissimo. Noi della redazione di Passione Inter, io, ecco, ci dispiace veramente tantissimo, e con affetto mandiamo, ecco, un saluto a nome di tutto il nostro gruppo, e spero anche a nome di tanti di voi che vorranno salutarlo, ecco, per questa triste scomparsa del giornalista Elio Corno, che è venuto a mancare nelle scorse ore. Ci rivediamo in diretta alle 19:30, ricordandovi che come ogni lunedì ci sarà poi anche l'appuntamento delle 22 nel club di Passione Inter. Se volete partecipare trovate in descrizione il link per unirvi alla nostra community con interisti da tutto il mondo. Potete accedere con la novità anche degli abbonamenti mensili, che vi permette di entrare a far parte del nostro gruppo accedendo fin da subito a tutti i vantaggi, e poi decidere se rimanere oppure no, ma sono sicuro che poi troverete un grande ambiente, una grande famiglia nerazzurra con cui condividere questi grandi momenti sull'Inter, e quindi vi aspetto in questa community, nel club di Passione Inter. Link in descrizione, dove per chi ci ascolta in podcast trovate anche un altro approfondimento cliccando qui sotto, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.